Buongiorno a tutti, sono Michael Izzo e insieme alla mia famiglia vi diamo il benvenuto qui a Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. Oggi siamo qui insieme a Italia Squisita per raccontarvi la storia di una salsa napoletana che ha fatto il giro per il mondo, arrivando fino agli Stati Uniti e conquistando il loro palato. Si parla della salsa alla marinara, una salsa di pomodoro semplice ma buonissima che in origine viene utilizzata per condire la pizza, da cui il nome pizza alla marinara. Arrivata negli Stati Uniti, da semplice condimento per la pizza, è stata poi riutilizzata anche per accompagnare la pasta, costruendo attorno un impero del marketing. Io ho fuso queste due cose, quindi rispettando sempre la nostra tradizione, cioè la pizza, ho realizzato una pasta condita con la salsa marinara. Ci trasferiamo in cucina per farvi vedere la realizzazione della salsa. Sono pochi ingredienti semplici ma devono essere eccellenti. Si parte dal pomodoro che realizziamo noi da zero. È un pomodoro San Marzano, sbollentato, pelato e poi messo in conserva. Ancora oggi ho dei ricordi nitidi, no? Di come con i miei nonni, la mia famiglia, andavamo a raccogliere i pomodori e realizzavamo le conserve. Quindi è un prodotto eccellente che qui a Napoli rappresenta proprio la cultura gastronomica partenopea. Lo andiamo a condire con olio extravergine di oliva, origano secco e un po' di sale. Spicchi d'aglio in camicia. Rispetto alla versione classica, io aggiungo anche un po' di basilico fresco, proprio per dare la freschezza, l'aroma dell'estate, ecco, della marinara, della pizza. E poi lo schiacciamo con le mani. Quindi per far uscire ancora l'essenza del pomodoro. E viene fatta marinare per 4-5 ore, quindi i pizzaioli la realizzano prima del servizio serale per poi utilizzarla per condire la pizza. Quindi dalla salsa marinara base realizziamo la mia salsa marinara, cioè la trasformiamo. Viene filtrata con uno chinois, ricavando solo l'acqua del pomodoro. Quest'acqua viene ridotta in pentola per 5-6 ore. Deve sfiorare il bollore ma non bollire. E avremo nel finale una riduzione di salsa marinara, quindi un'essenza, un concentrato di pomodoro che sa di marinara. Visto la quantità ridotta del mezzo pacchero che andrà nel piatto, abbiamo pensato come fare per creare dell'amido per mantecare la pasta, e quindi con la pasta di scarto, cioè la pasta che i pastifici non usano e che mi faccio arrivare qui al ristorante, realizziamo una salsa per mantecare il mezzo pacchero. È una salsa all'aglio e olio, base aglio, olio, prezzemolo e peperoncino. Viene setacciata e andiamo ad emulsionare la pasta di scarto.
Realizziamo quindi questa salsa che è una salsa di pasta all'aglio e olio. La mia idea è quella di estrarre l'amido della pasta e concentrarne il sapore. Questo mi consente di avere la giusta proporzione di amido per mantecare la piccola quantità di paccheri che sono in cottura. Una volta che abbiamo realizzato il concentrato di salsa marinara e la salsa che servirà di pasta per mantecare il mezzo pacchero, un altro elemento è l'alice. Invece di usare l'alice intera, quindi la carne dell'alice, la sfilettiamo per ricavare solo la spina. Rimaniamo la spina in acqua e ghiaccio per un paio di giorni e poi la andiamo a pulire con uno spazzolino da denti in modo tale che tutto il sangue della spina va via e diventi bianca. Da lì la andiamo a friggere a una temperatura elevata in olio d'oliva, quindi un olio leggero che non rimane, residui, sapore di olio fritto. La friggiamo pochi secondi e realizziamo questa chips di spina d'alice che verrà servita come elemento per completare il piatto. Per la composizione finale ho bisogno anche dei pomodori che conserviamo a parte dalla salsa marinara di base. Lo tagliamo a 4 in modo tale da avere uno spicchio di pomodoro. Un altro elemento importante che non può mai mancare sulla pizza marinara è l'oliva nera. Quella sensazione anche di aromaticità la diamo con delle erbe, dei fiori di aglio. Sono dei fiori di aglio fresco aromatico dell'orto raccolto al momento in modo tale che possa sprigionare proprio la freschezza. Origano secco e un po' di basilico fresco. Durante l'impiattamento brucio la parte superiore di un mezzo pacchero in modo tale da ricordare il forno a legna, il bruciato, quell'amarognolo del cornicione che caratterizza la pizza napoletana. Alla fine, quando il piatto viene presentato davanti al commensale, viene presentata anche questa oliera, quella proprio classica del pizzaiolo, dove viene messo un olio all'aglio che poi verrà utilizzata dal cliente stesso per condire la pasta. Questo gesto, questo giro d'olio rappresenta, il gesto del pizzaiolo, proprio come se fosse la pizza prima di essere infornata. Siamo arrivati alla fine di questo racconto sulla salsa marinara, questa salsa semplice ma buonissima, da utilizzare, come fanno gli americani, sulla pasta, come gli italiani, come noi, sulla pizza, o come me, come uno chef che ama Napoli e la cucina napoletana in tutte le sue declinazioni. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita, vi aspetto qui a Piazzetta Milù, a Castellammare di Stabia.